Buongiorno ragazzi, oggi un piccolo tutorial su come utilizzare i materiali per craftare, o perlomeno alcuni dei materiali. Abbiamo preso qui per esempio una base della Stalker che ha su già una mesh, una pattern, come vedete. Il materiale ovviamente è un ripstop piuttosto resistente. Ho qui dei pezzi di halo screen già intagliati al laser con un pre-cut forati, quindi come vedete ci sono i buchi in tre tonalità, chiaro, medio e scuro. Ora vado a tagliare una piccola parte dei miei vari pezzettini per poter ricreare, diciamo, la foglia principale. Si mette prima la parte scura, poi la parte media e poi la parte più chiara. Sovrapponendole, in questo modo poi vado a risvoltare, diciamo a portafoglio, questi stralci che ho ritagliato, infilo la mia fascetta da elettricista, che come vedete in questo caso ne ho una in mano verde, che a me non piace, ce n'è una nera che potrebbe andare bene, ma ancora meglio preferisco le brown. Le brown hanno un colore che tendenzialmente si trova anche in natura, quindi perché no? Utilizziamo un brown che sia chiaro o scuro, va sempre bene, sempre meglio che un verde che luccica o un nero che stacca po'. Infilando poi i nostri pezzi di halo screen andiamo a ottenere questa sottospecie di fiorellino verde e lo andrò a posizionare sul mio pattern, in questo caso sulla zona verde. Se siamo gente che segue la pattern deve essere fatto in questo modo, parti chiare con parti chiare e via dicendo, parte scura scuro, medio medio. Altra gente invece non segue questo pattern. Di base comunque tendenzialmente cerco sempre di tenere la parte più grossa della fascetta nascosta dal mio halo screen in modo che non si veda proprio esattamente il tutto quando è rifilata. Adesso, dopo aver creato il mio primo strappo, andrò a creare e a riempire, diciamo, tutto il resto della mesh con più o meno materiale. Ovviamente più materiale si crea più volume. In questo caso, come vedete, sto utilizzando, diciamo, la parte forata già del mio halo screen. Questo ovviamente facilita l'ingresso della fascetta. Come vedete utilizzo prima quello chiaro, poi quello medio di colore e ovviamente poi quello scuro. Non è il metodo corretto, ma sostanzialmente per chi vuole fare prima e non sovrapporre i vari materiali si può fare in questo modo. L'effetto più o meno è lo stesso e funziona praticamente uguale. Vado ad infilarlo nella mia mesh, al solito si infila, si gira, si tira, si fissa il tutto e si taglia via la parte in eccesso. In questo modo andrò a riempire ora tutto il resto delle parti giusto per farvi vedere un po'. Ovviamente è tutto randomico perché non ho una ghilla intera, ho solo un pezzettino e solo per questione di tecnica molta gente non le sa e allora ho voluto fare un tutorial piuttosto semplice da questo punto di vista per far vedere come si può utilizzare, ma la metodologia, vi ripeto, è sempre identica, quindi va un po' a piacere. Qui vado ad accostare due colori, uno medio e uno chiaro, senza infilare niente, li metto proprio uno a fianco all'altro sostanzialmente, li piego un po' per dare la forma da fiore o foglia, chiamatelo un po' come volete, infilo la mia fascettina nella mesh, tiro, sigillo e ho rifinito. Molta gente non usa questa tecnica perché dice che se si incassa da qualche parte potrebbe venire via perché non è passante, diciamo, tra un pezzo e l'altro del mio halo screen, ma sono solo accostati. Però ragazzi, se tirate bene la fascetta potete tirare quanto volete, questa roba non si sposterà neanche volendo. Quindi va bene anche in questa maniera. Continuiamo a riempire la nostra mesh con il nostro halo screen. Solito metodo, infiliamo, tagliamo le parti in eccesso e via dicendo. Una volta inserita si dà uno strappettino giusto per deformare un attimino e continuiamo in questa maniera. Una volta inserite le vostre pattern, diciamo su tutta la ghillie, poi avrete decisioni da prendere del tipo: molta gente, per esempio, queste parti di fascettine che rimangono in più, che generalmente vengono tagliate,
non le utilizzano. Io ho trovato un metodo con uno scotch di questo genere, della Jack Pike, secondo me il miglior scotch con camo sopra. Ne utilizzo una striscia per andare sostanzialmente a ricoprire questa parte di fascettina invece che tagliarla per andare a simulare degli stecchini di legno. Ovviamente non bisogna farne tantissimi anche perché secondo me è uno sbattimento, però non so perché c'ha una sorta di perché. Ovviamente adesso la mesh è stesa, non fa quell'effetto, ma quando siete in piedi o sdraiati o comunque vi dà un ulteriore effetto 3D se proprio vogliamo vedere. Ad ogni modo, ho trovato un altro metodo per poter ricreare delle pattern, io le chiamo pattern, non so esattamente come chiamarle, ma più piccole, utilizzando lo stesso halo screen che abbiamo appuntato prima. Per esempio, in questo modo, come vedete, tagliando la parte svolazzante, si ottiene comunque un effetto molto carino e direi utile se si vuole dare un tocco di colore, per esempio su una ghilla invernale dove tutto intorno è marrone, se devi dare un po' di brown, no, anzi scusate, se la mesh è brown, diciamo come base, e volete dare un po' di colore, in questo caso verde, questa tecnica funziona bene perché vi dà sì colore ma non è troppo invasivo, quindi funziona molto bene. Non si fa altro che creare questo effetto. Inoltre bisognerà aggiungerci alla nostra ghillie altro genere di materiale. In questo caso, come vedete, ho preso una raffia, in questo caso a banda larga, che è venduta in rotoli. Non faccio altro che aprirla, piegarla un attimo su se stessa, per andare poi a ricreare, adesso lo faccio molto velocemente, quelle foglioline secche che si trovano ovviamente in inverno. Ovviamente adesso è il periodo giusto, invernale, e anche la mia mesh dovrebbe essere ehm, meno verde, ma questa al momento avevo, quindi sto utilizzando questa, ma è solo per farvi vedere il concetto. Come vedete ho realizzato una piccola fogliolina che sembra classica fogliolina secca, con quel marroncino che si trova in giro. Possiamo anche utilizzare la stessa raffia larga dopo averla aperta, diciamo risvoltandola su se stessa si va a creare una sottospecie di corda, anche quella da usare un po' in stile stecchino, va a simulare quegli stecchini insieme alle foglie. Altrimenti si utilizza la raffia normale, tipo questa che vedete, c'è in diversi colori, verde, gialla, marrone, ne potete trovare di ogni tipo ormai, e affiancata anche agli stecchini di quella larga dà un effetto diverso, nel senso va a riempire di più. Ho trovato in giro in qualche negozio anche questo filo, diciamo, di legno sottile, lavorato probabilmente, che si piega, rimane un po' rigido, ma come vedete è difficile comunque sfilacciarlo, comunque spezzarlo, e questo è un piuttosto rigido, diciamo, non troppo, ma va a creare, quando infilato sulla vostra ghillie, quei classici stecchini che spuntano di qua e di là. Se poi voi siete sniper che strisciate per terra come vermi per non farvi vedere, diciamo di là, non so quanto possa resistere nel tempo, però vi garantisco che affiancato a della raffia o assieme a altri materiali può veramente fare un bellissimo effetto. Inoltre, chiaramente questo va ad allargare, diciamo così, la sagoma del vostro corpo e quindi vi dà un ulteriore effetto 3D molto più ampliato. Si può raggruppare un po' il tutto assieme a raffia, stecchino, facendo magari un piccolo nodo nella parte bassa da tenerli più vicino per dare un po' più volume, diciamo tendente verso l'alto. Questo per non far sì che sia tutto troppo piatto magari. In questo modo andrete proprio a spezzare la sagoma della vostra fisionomia. Come vedete lo stecchino, poi ovviamente da in piedi, sembrerà molto più esterno a voi, in base alla lunghezza, beh, non esagerate ovviamente, però come vedete un bellissimo effetto. Ho trovato anche ovviamente della juta fatta a corda, venduta di solito a rotoli, che ho imparato ad usarla più che altro per andare a simulare le radici o tutti quei rametti vicino ad alberi che spesso sono pieni di edera, dove hanno un sacco di queste
radici che escono un po' randomiche, diciamo. C'è anche la stessa aiuto, ovviamente quella venduta nei sacchi, è venduta a rotolo, tipo questo, è un rotolo sottile che si può sfilacciare nella maniera che più credete e anche questo vanno a creare ulteriori, diciamo, stecchini. Li chiamo così perché non saprei come chiamarli, ma unite, diciamo, al resto del materiale potete andare a realizzare delle parti che sono spesso, diciamo, trovabili, che italiano ragazzi, scusate, nei campi. Anche qui un effetto di foglia secca con un po' di rametti che gli girano intorno. Faccio un piccolo nodo giusto per facilitarmi poi l'attacco sulla mesh. Una volta creato lo si prende, lo si mette con la fascetta e l'effetto non è per niente male. Inoltre, tutto questo va a creare più volume. Allora, poi un altro, ah sì, dimenticavo, il metodo per utilizzare questa corda di Utah, quando voi siete in piedi o comunque non necessariamente sdraiati, anche qui vedete una corda, l'ho presa da una parte, che questa è intrecciata, ci sono le parti più piccole. Quando voi andate a creare degli sfilacciamenti di lunghezze anche diverse e sarete magari in piedi, queste corde scenderanno in base alla lunghezza che fate e daranno quell'effetto, ovviamente dovrete posizionarle nella maniera corretta sulla ghilli, daranno un po' l'effetto di quelle radici o rametti strani che si trovano in giro nei campi, quindi quando voi magari sarete appoggiati vicino a un albero che ha tante di queste cose, diciamo, vi darà più possibilità di mimetizzarvi in questo modo. Altro materiale da utilizzare è il cotone, per esempio questo era un pezzo di cotone che io ho colorato, in questo caso di marrone perché lo utilizzo in inverno e non è niente male perché anche questo assieme a altro materiale tipo appunto la corda di Utah o quant'altro può andare a creare degli effetti ottici niente male che possono darvi un risultato di camuffamento per determinate zone dei vostri campi, per esempio. Potete utilizzare anche questa stoffa che come vedete ha già una sorta di camouflage sopra, a seconda di quello che trovate, altrimenti ci sono per esempio le classiche foglie, diciamo, ritagliate a laser con altro pattern sopra, ce ne sono di diversi tipi, anche questa è leggermente più chiara. Anche queste potreste tagliarle in pezzettini e farci un piccolo risvolto, andarla ad attaccare con la vostra fascetta per ottenere un effetto. Altro materiale, che se non erro questo è di Le Cover Salto Realist, è per ovviamente l'inverno, è un pre-cut laser, hanno diverse tonalità, chiara, scura e via dicendo, e funziona benissimo. L'unica differenza che ho notato è che questo materiale è leggermente sbrilluccicante, quindi può essere che si noti un po' di più rispetto magari a un cotone che potreste fare voi, che rimane molto più opaco, quindi meno riflettente in questo caso, utile per l'inverno secondo me. In ogni modo direi che anche il pre-cut laser base funziona benissimo, accostato soprattutto alla parte chiara e scura, vi garantisco che funziona tranquillamente. Ora, volevo farvi vedere come, diciamo, craftare, in questo caso l'ottica, ma è lo stesso metodo, per la vostra replica. Questa ottica è un Fairfield 1.6, la uso mi sembra sull'SRS. Come vedete ho scotchato con il Jack Pike intorno, giusto per non lasciarlo proprio nero. Ah, ecco, questo è un altro scotch, uno scotch della Maple Leaf che ha una buona pattern sotto, non dico di no, sostanzialmente è fatta anche abbastanza bene. Diciamo che secondo me è più utilizzabile per le zone boschivo quando è verde, quindi primavera, estate o quant'altro, però dà un piccolo problema perché se lo dovete rimuovere rilascia tanto residuo e quindi è un po' più complicato, mentre con il Jack Pike ho visto che è molto più semplice togliere senza avere troppo residuo sotto, quindi vi rimane tutto quello pulito. Ho notato che molta gente usa le reti per andare a, diciamo, ricoprire le ottiche piuttosto che la replica,
quindi fissando questa sorta di rete che può essere più o meno la stessa mesh che avete ovviamente sulla ghillie, ovviamente è meglio se fosse quella, però io ho notato che ci sono grossi problemi nel campo magari dove avete tanti rovi, potrebbe incastrarvi la replica e quindi vi potreste portare dietro cose non volute. Come vedete qui ho preparato una sorta di verde più del piccolo brown per poter attaccarlo poi alla mia ottica. Ovviamente tutto deve essere materiale utilizzato anche per la vostra ghillie, di conseguenza sarà sempre lo stesso. E come vedete ho utilizzato in questo caso una sorta di fascetta elastica, un nastro che di solito si usa nel cucito, per poterlo diciamo avvolgere intorno alla mia ottica. Questo mi permette di attaccare e staccare molto velocemente le cose senza usare né colla né reti né niente. Come vedete un po' di pazienza, si fa il nodo, lo si gira intorno, in questo modo io posso anche spostarlo a destra, a sinistra, giù, un po' sopra, in modo da matchare al meglio, diciamo, quello che posso, coprendo i vari pezzi dell'ottica che non mi interessano. Per esempio qua ho usato un cerchietto di raffia, la mia solita fascetta che tiene insieme tutto il resto del materiale, la infilo nella parte in questo caso più stretta, nella parte davanti, vedete posso girarla come voglio, una volta che sta lì ragazzi vi consiglio, no vi dico anzi che non si sposterà. E cosa rimane? La parte centrale? Stessa cosa, la parte centrale ho preparato già come prima mi sembra un fascio verde piuttosto voluminoso in modo da coprire le torrette diciamo dell'ottica, sempre con questo elastico, di modo che io non devo fare altro che prenderlo, attaccarlo intorno alla manopola, in questo caso della destra e sinistra della regolazione dell'ottica, e vado a coprire quello che a me interessa coprire. Stessa cosa per esempio nella parte frontale, pezzo di elastico più largo, una parte marrone, una parte verde, poi a seconda della stagione lo infilo e come vedete ho preparato il tutto. Ora la scope cam generalmente va infilata attraverso l'anello col picatinny per tenere la nostra scope cam al di sopra dell'ottica. Chi la tiene davanti, chi la tiene un po' dietro, qui va un po' a gusti o a seconda dell'ottica, generalmente si tiene comunque nella parte superiore. Ovviamente quando fate il crafting per coprire l'ottica e tutto dovete tener conto che la vostra scope cam, se fate video, dovrà essere libera nella parte frontale senza impedimenti, stecchini o lo screen che la va a coprire, altrimenti le vostre immagini purtroppo non verranno bene, direi, anzi saranno tutte compromesse. Questo diciamo è il metodo che utilizzo anche per fare le repliche molto velocemente. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Mettete un like e iscrivetevi al canale ovviamente. Ci rivedremo nel prossimo tutorial.